allora? Spero di avervi spaventato, ma soprattutto non vi dovete spaventare a fare questi meravigliosi biscotti, perché comunque la base è pasta frolla, molto semplice. Comunque, se volete vedere come si fa esattamente la pasta frolla, però quella era quella Milano, quindi diciamo un pochino più elaborata. Comunque qui sotto vi lascio il link in descrizione, voi potete andare a vedere come volete. E per fare questi biscotti alla fine basterà soltanto fare appunto la frolla e poi decorarli. E quale miglior aiuto se non da parte dei bambini, da parte dei ragazzi, da parte degli amici, per stare insieme, per divertirsi e soprattutto per mangiare un biscotto delizioso. E allora guardiamoci la ricetta, gli ingredienti, i soliti miei piccoli consigli e ci vediamo alla fine per un saluto. Allora, creiamo una fontana e quindi un buco al centro, mettiamo l'uovo, sbattiamolo per bene, poi ci mettiamo lo zucchero e anche il burro. Allora, vi conviene impastare con le mani, fate come me, vi mettete un guanto, poi lasciate perdere che io non trovo mai guanti per la mia mano perché le fanno soltanto per le femmine e non per i maschi, in parte giustamente, e quindi mi stanno sempre stretti. Metteteci anche il lievito e l'estratto di vaniglia e amalgamate il tutto. Allora, la pasta frolla è pronta, adesso la avvolgiamo nella pellicola e la lasciamo riposare almeno per mezz'ora in frigorifero. Later. Allora, ecco qui la nostra pasta frolla, adesso la stendiamo e cominciamo a fare i primi biscotti. Tagliamo un piccolo pezzo di impasto, spolveriamo il nostro piano di lavoro, prendiamo un pezzo della pasta e cominciamo a stenderla. Ok, prendiamo le nostre formine. Io farò la faccia di Skeleton, adesso non mi ricordo il nome del protagonista del film di Tim Burton, Nightmare Before Christmas, penso che si chiami così. E quindi facciamo dei cerchi appunto con una forma, poi prendiamo il fondo di un beccuccio da pasticcere, vedete? E ci facciamo gli occhi. Ora, siccome io questi li voglio fare ripieni, poi faccio altri due dischi invece pieni, regolari. Per quello che riguarda il ghigno, la cosa eccetera, quello lo farò con la ghiaccia reale che poi vedremo dopo. Intanto adesso ce li prepariamo così li mettiamo in cottura. Taglierò intanto la pasta, poi mi aiuto con un... mi aiuto con una palettina. E ora rimpasteremo il resto della pasta e faremo altre forme e proseguiamo a fare altri biscotti. Adesso ho queste forme qui, questa è per esempio della zucca stregata, oppure quella del teschio. Questa poi fa anche le forme dei denti eccetera, così sarà più facile dopo la cottura poterli fare con la ghiaccia reale. Poi se avete altre formine potete fare, non so, il pipistrello, io ho anche il cappello da strega, il fantasmino. Ok, adesso andremo a infornare i nostri biscotti a 180 gradi per 10-12 minuti. Allora, ecco pronti i nostri biscotti. Adesso bisogna fare soltanto una cosa: decorarli. Allora, per fare la ghiaccia reale non è che ci voglia molto, ci vuole un po' di zucchero a velo, l'albume d'uovo, qualche goccia di limone, di acqua, eccetera. Però io avevo già questa scatola, l'avevo comprato tanto tempo fa per provarla, poi me ne ero completamente dimenticato e quindi oggi utilizzerò questa. Questa dentro, oltre ad avere già il preparato già pronto, c'ha anche il sacchettino fatto apposta per fare la decorazione, quindi diciamo che è abbastanza comodo. Vediamo come fare.
Allora, qui dice di setacciare il contenuto e metterlo in una terrina piccola ma con le sponde alte. Io, visto che sono 100 grammi, ne voglio setacciare soltanto 50, per poi l'altra mi servirà da colorare per fare appunto poi le ricamature. Ecco fatto. Come scritto nella confezione, per 50 grammi di prodotto vanno messi 6 ml di acqua. Io ho cercato di pesarli il più preciso possibile e di mescolare fino a che la crema non diventi bella densa. Nel qual caso rimanga troppo dura, aggiungere qualche altro goccio d'acqua. Penso che vada bene così. Allora, questo è il sacchetto a poche che c'è nella confezione. Adesso lo andremo ad aprire. Eccolo qua. Adesso ci andremo a mettere la nostra glassa. Adesso abbiamo fatto la prima stesura della glassa, adesso dobbiamo farla asciugare, ci vorranno circa un 3/4 d'ora. Poi li rifiniremo con gli occhi, con la bocca, eccetera eccetera, insomma. Allora, ho preparato un altro pochino di ghiaccio reale, adesso andremo a colorare per farla diventare arancione. Prenderò qualche goccia di colorante rosso e giallo, così andremo a colorare anche le zucche. Per prima cosa andremo a mettere il colorante rosso. E ora metteremo una goccia di giallo. Allora, ecco qui l'arancio. Adesso andremo a mettere anche questo il sacco a poche. Allora, voglio essere preciso. Per fare l'arancio ho avuto un po' di difficoltà. Probabilmente il tubetto quello giallo, questo qui, non era stato conservato nel migliore dei modi perché era molto liquido e poi non mi colorava, cioè ci ho dovuto mettere quasi tutto il tubetto, ho dovuto mettere, mentre invece per il rosso ci sono volute 3 gocce, quindi valutate, però in questi casi va fatto, da quello che ho capito, molto ad occhio. Fino a quando non raggiungete il colore giusto c'è da aggiungere la quantità di colorante, fatelo sempre con poche gocce all'inizio e poi piano piano aumentate. Allora, abbiamo preparato un'altra glassa, però a questo punto noi qui aggiungeremo una goccia di nero, perché ci faremo i pipistrelli, ma servirà anche per fare la bocca a skeleton e gli occhi allo scheletro. Con uno stecchino metterò proprio una goccia. Allora ne metto un'altra goccia perché è più grigio che nero e ci ho dovuto mettere 5 gocce in più, diciamo è diventato un grigio molto molto scuro, ma poi dopo quando si andrà seccando si scurirà di più.
sembra quello di Batman. Allora, fatte queste prime decorazioni, adesso con la glassa nera che è avanzata, adesso l'ho messa qui dentro, e con uno stecchino andremo a fare le decorazioni che vi ho detto prima. Allora, adesso andremo a fare il naso, e poi faremo la bocca. Allora, adesso faremo i fantasmini e gli faremo gli occhi, e adesso gli faremo anche la bocca. Oh! Ora il teschio. Allora, avete visto una parte delle decorazioni, non ve l'ho fatte vedere tutte, sennò il video sarebbe lunghissimo. Però vi volevo dire questo: per quello che riguarda i biscotti di Skeleton, come vi ho detto, li volevo fare farciti, e infatti ho fatto l'altro tondo e li farciremo con la Nutella. Più dolce di così? Allora, prendiamo il disco inferiore e mettiamoci la Nutella, più che altro al centro. Ed ecco pronto il nostro biscotto. Ne mangio il pipistrello, È buonissimo. La glassa sopra, che poi è zuccherosa, è veramente straordinaria. Che questi biscotti sono buoni, sono buonissimi. Certo, la decorazione non è delle migliori, ma diciamo che io non sono un cake designer. Chi mi sta guardando per vedere come si fanno questi biscotti probabilmente neanche lui lo è, o neanche lei lo è, e allora basta che siano stati fatti con amore, con il cuore, per poterli regalare e donare a chi noi vogliamo veramente bene. E allora io spero che la ricetta vi sia piaciuta, ma se è così voglio tantissimi like, tantissimi. Mi dovete paura per quanti like mi mettete. E non solo, ma se è la prima volta che mi vieni a trovare, iscriviti al canale, condividete, se avete qualche domanda domandate, non vi preoccupate, scrivetelo nei commenti e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacione e buon Halloween!